In questa video lezione spiego 3 parole che devi assolutamente conoscere. Le 3 parole non sono cuore, sole, amore, ma sono 3 sostantivi composti che di solito ai corsi di italiano per stranieri non vengono insegnati. Se li userai quando parli in italiano farai sicuramente bella figura e dimostrerai di conoscere veramente molto bene la lingua italiana. Se preferisci, puoi attivare i sottotitoli in italiano o in inglese. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale e autentico, ti consiglio di iscriverti. Ma passiamo ai 3 nomi che, secondo me, tutti gli studenti di italiano dovrebbero conoscere. La prima parola di cui volevo parlare è ficcanaso. Questo è un nome composto. Infatti abbiamo 2 parti, la parte ficca dal verbo ficcare e la parola naso. Vabbè, la parola naso la conosci. Dopotutto questa è una lezione di italiano avanzato, quindi io parto dal presupposto che tu conosca la parola naso. Ma facciamo subito un esempio con il sostantivo composto ficcanaso. Roberto è un ficcanaso. Vuole sempre sapere tutto e si intromette in cose che non lo riguardano. Un altro esempio potrebbe essere: mia moglie è una ficcanaso. Quando esco va sempre a rovistare tra i miei cassetti. Non so se conosci il verbo rovistare. Ecco, rovistare è un sinonimo di frugare, cioè cercare, ispezionare, esaminare qualcosa. Ecco, da questi esempi puoi capire che un ficcanaso è una persona che per curiosità si intromette in faccende che non la riguardano. In senso letterale, ficcare il naso significa mettere il proprio naso in qualcosa. In senso figurato, invece, significa intromettersi o impicciarsi. In particolare quando si tratta di cose che riguardano altre persone. Non so se conosci il verbo pronominale impicciarsi. Per esempio, Francesca si impiccia sempre di tutto. Impicciare diciamo che è una variante colloquiale del verbo intromettersi. Un altro esempio con il verbo impicciarsi potrebbe essere: impicciati degli affari tuoi. Non impicciarti degli affari degli altri. Cosa significa? Pensa agli affari tuoi, non intrometterti nelle questioni che riguardano altre persone. Di solito si dice intromettersi in qualcosa e impicciarsi di qualcosa. Quindi vengono usate 2 preposizioni diverse. Alcuni dicono anche impicciarsi in qualcosa, ma secondo me impicciarsi di qualcosa è molto più comune. E in italiano esiste anche il sostantivo impiccione, che fondamentalmente è un sinonimo di ficcanaso. Però c'è una differenza importante che non riguarda il significato ma riguarda la forma. Il fatto è che ficcanaso è un nome composto invariabile. Quindi io dovrò dire: Paolo è un ficcanaso, Marta è una ficcanaso, Paolo e Roberto sono dei ficcanaso, Marta e Cristina sono delle ficcanaso. Secondo il dizionario esisterebbe anche la variante ficcanasi. Io sinceramente non l'ho mai sentita. Quindi ecco, ricordati questa cosa, che la parola ficcanaso ha un'unica forma che viene usata per i soggetti maschili, femminili, singolari e plurali. La parola impiccione invece ha più forme. Al maschile singolare sarà un impiccione, al femminile singolare sarà un'impicciona. Qual è la differenza? Che con il femminile si mette l'apostrofo perché comunque l'articolo è una. In teoria si dovrebbe dire una impicciona, però la A di una si elimina, si mette un apostrofo e si dice un'impicciona, mentre invece le forme plurali sono degli impiccioni per il maschile e delle impiccione per il femminile. Ma vediamo la seconda parola. Il secondo sostantivo di cui volevo parlare è
Scansafatiche. Anche questo è un sostantivo composto. Ci sono due parti. Abbiamo la parte scansa, dal verbo scansare, e il sostantivo fatiche. Il verbo scansare probabilmente non lo conosci perché di solito non viene insegnato ai corsi di italiano. Scansare fondamentalmente significa schivare o evitare qualcosa che si trova lungo il percorso oppure che sta venendo verso di noi, cioè nella nostra direzione. Ti faccio un esempio con il verbo scansare così capisci meglio cosa significa. Mario ha tirato un pugno a Luigi, ma Luigi l'ha scansato. Cosa significa l'ha scansato? Ha scansato il pugno, cioè ha schivato il pugno, ha evitato il pugno. Un altro esempio con questo verbo potrebbe essere: sulla strada c'era un ostacolo, ma l'ho scansato. Cosa significa? Che io stavo procedendo lungo questa strada, c'era un ostacolo, io mi sono spostato e l'ho evitato. Il verbo scansare si può usare anche in riferimento a fatti o situazioni sgradevoli o rischiosi. Per esempio, si può dire scansare i pericoli, scansare le difficoltà, oppure, ed è il caso che ci interessa più da vicino, scansare le fatiche. La parola fatica probabilmente la conosci. Fatiche è il plurale di fatica. La fatica è lo sforzo fisico che si fa per compiere un lavoro. Uno scansafatiche è una persona che non ha voglia di lavorare e che evita qualsiasi lavoro faticoso, cioè qualsiasi lavoro che richiede degli sforzi. Quindi fondamentalmente uno scansafatiche è una persona che non vuole fare fatica. Una frase di esempio potrebbe essere questa: il mio collega è proprio uno scansafatiche. I compiti più impegnativi li lascia sempre a me. Cerca sempre di scansarli. Probabilmente anche tu hai avuto dei colleghi di questo tipo che quando c'è da fare qualcosa di più impegnativo del solito si inventano sempre delle scuse, dicono guarda, questa cosa è meglio se la fai tu perché bla bla bla. Ecco, queste persone noi in italiano le definiamo scansafatiche. Fai attenzione perché scansafatiche è un sostantivo composto invariabile. Quindi dovrò dire Roberto è uno scansafatiche, Cristina è una scansafatiche, Roberto e Marco sono degli scansafatiche, Cristina e Laura sono delle scansafatiche. Quindi come vedi la parola rimane sempre scansafatiche, cambia soltanto l'articolo. Allo stesso modo nel caso in cui ci sia un aggettivo, l'aggettivo deve comunque concordare e quindi bisognerà dire, per esempio, questo scansafatiche per il maschile singolare, questa scansafatiche per il femminile singolare, questi scansafatiche per il maschile plurale e queste scansafatiche per il femminile plurale. In italiano poi ci sono anche altre parole simpatiche per definire questo tipo di persone. Penso per esempio alle parole poltrone, pelandrone, lavativo, sfaticato. Le forme della parola poltrone sono un poltrone, una poltrona, dei poltroni, delle poltrone. Per esempio, io potrei dire Roberto è un poltrone, Cristina è una poltrona, Roberto e Marco sono dei poltroni, Cristina e Laura sono delle poltrone. Le forme della parola pelandrone sono un pelandrone, una pelandrona, dei pelandroni, delle pelandrone. Per esempio, io potrei dire Roberto è un pelandrone, Cristina è una pelandrona, Roberto e Marco sono dei pelandroni, Cristina e Laura sono delle pelandrone. Le forme della parola lavativo sono un lavativo, una lavativa, dei lavativi, delle lavative. Per esempio, io potrei dire Roberto è un lavativo, Cristina è una lavativa, Roberto e Marco sono dei lavativi, Cristina e Laura sono delle lavative.
le forme della parola sfaticato sono uno sfaticato, una sfaticata, degli sfaticati, delle sfaticate. Per esempio, io potrei dire: Roberto è uno sfaticato, Cristina è una sfaticata, Roberto e Marco sono degli sfaticati, Cristina e Laura sono delle sfaticate. Ma passiamo alla terza parola. Anche la terza parola è un sostantivo composto ed è perdigiorno. Di nuovo abbiamo due parti: la parte perdi dal verbo perdere e la parte giorno. Queste parole ovviamente le conosci già e quindi non è necessario che io te le spieghi. Un perdigiorno è una persona che passa le giornate senza fare niente di produttivo o costruttivo. Un perdigiorno non lavora, non studia, non si occupa di niente e trascorre le giornate nell'ozio, cioè senza fare niente. Quindi da quando si sveglia fino a quando va a dormire, il perdigiorno non fa niente di produttivo. Come diciamo in italiano, passa le giornate a cazzeggiare. Se ho un soggetto femminile, dovrò dire una perdigiorno. Per esempio, Elisa è una perdigiorno. Se ho un soggetto maschile plurale, dovrò dire dei perdigiorno. Per esempio, Mario e Luigi sono dei perdigiorno. Se ho un soggetto femminile plurale invece dovrò dire delle perdigiorno. Per esempio, Laura e Cristina sono delle perdigiorno. Una parola simile a perdigiorno è fannullone. Le forme sono un fannullone, una fannullona, dei fannulloni, delle fannullone. Cioè diciamo che la parola fannullone è vicina sia alla parola perdigiorno sia alla parola scansafatiche, perché comunque, come puoi capire, le parole perdigiorno e scansafatiche sono piuttosto vicine come significato. Ecco, spero che queste tre parole italiane ti siano piaciute. Se ti sono piaciute, mi raccomando, lascia un fantastico mi piace. Questo mi aiuta a capire che tipo di lezioni vengono maggiormente apprezzate. Come dicevo nell'introduzione di questa video lezione, di solito queste parole non vengono insegnate ai corsi di italiano, ma sono sicuro che se le userai quando parli in italiano farai sicuramente bella figura. Nel frattempo, qui in alto ti lascio una video lezione che ti consiglio caldamente di guardare se vuoi parlare l'italiano in modo naturale e autentico. Che la forza della lingua italiana sia con te.